Buongiorno amici del canale. Ciao. Si può chiamare Madia? Sì. Perché per me la Madia è questa. Quella che quando la apri si tira su così. In realtà è un mobile che ho preso... L'ho preso in Francia? Sì. L'ho preso in Francia. E non è particolarmente vecchio, secondo me è una riproduzione in arte povera, però è molto particolare perché oltre ad avere la parte superiore che si solleva, ha anche le antine per poter sbirciare all'interno. Una qua, e guardate si ferma, e anche una qua. Quindi è un mobile molto carino ed è anche versatile. Quindi lo sfruttiamo per far vedere i nuovi colori, l'Ashura e Pure Sand. Pure Sand sarà usato poco, solamente sul battiscopa, chiamiamolo così. Vedrà questo tono pazzesco in purezza. E chi meglio del super Alex di Fritlex Super poteva, diciamo, presentare dei colori così belli con delle tecniche come quelle che tu ci insegni. Speriamo. 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 Dici un po' cosa vuoi fare oggi? Allora, vorrei fare un cerfoglio sulla parte alta e nella parte davanti e farvi vedere con una profondità di campo del fiore chiaro davanti e scuro dietro, una cosa un po' nuova. Quindi quanti colori mi usi oggi? 14 colori? Ma in realtà questo scuriamo con un corteccio e questo che è quello nuovo, quindi faremo quasi Quindi tutti i con colori nuovi. 3 colorini facciamo tutto. Sì. Partiamo. Sfruttami pure oggi, usami. E tu no? No, io no. Io voglio essere la tua base per il mobile, quindi ti dipingo le prime 2 mani di colore e poi tu puoi arrivare per fare direttamente il resto. Anche perché hai un sacco di lavoro da fare, tu devi prepararti per la diretta di dopo. Mi sento una star allora. Sei una star. Quindi io e Emma iniziamo mettendo il scotch dove non bisogna sporcare prima mano, seconda mano, bicolare tutto, poi dopo quando è a puntino chiamiamo lui che si faccia tutta la sua decorazione. Ma cosa vuoi di più della vita? Vai, vai. Ma vado a bere un caffè. Bravo. Ci siamo preparate per questo primo passaggio di stesura del colore, sia il rullo che il pennello a testa quadra, che è un pennello veramente versatile e ci aiuterà tantissimo ad avere una buona stesura. Lui lo usiamo soprattutto per andare a colorare negli incavi e nei freggini, mentre invece con il rullo andiamo lisci. Perché vado con il rullo? Perché voglio preparare per Alex una base bella vellutata, dove non ci siano troppe pennellate. In questo modo, sicuramente a lui non farà differenza perché è molto bravo, però in questo modo il disegno diventerà ancora più bello perché è una base omogenea. Quindi ho girato bene il colore, adesso ne metto un pochettino nella mia vaschettina e utilizziamo il rullo a pelo medio. Carichiamo bene il rullo, lo lasciamo caricare un secondino mentre inizio a fare prima i lembi, i lati, gli incavi. Quindi lo inumidisco e lo lascio qua un attimino carico ad assorbire un po' di colore, così. Ricordatevi sempre che questo è uno stop importante per il rullo, si arriva, si mette qua, si blocca, così non cade e non si sporca il manico. Prendo un po' di colore e faccio tutte le bordure. Questo tono di malva ha una coprenza veramente bella, 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 importante, elegante e quindi sono molto contenta che oggi Alex lo dipinga a mano e che ci insegni soprattutto qualche bel trucchettino. Appunto, come vi spiegavo prima, con il pennello si vanno solamente a fare gli incavi perché poi passo con il rullo e dipingo il tutto. Emma, che dici? Vai avanti tu? Sì. Emma va avanti con il pennello, io vado avanti con il rullo, con una bella superficie liscia e vellutata. Mi raccomando, colore puro, non diluitemelo e mi raccomando non schiacciate troppo, quindi livellate la pittura bene in modo che possa essere coprente e che non coli ovviamente, ma non andate a schiacciare il rullo perché se schiacciate poi vi fa i segni. Ultima passata, lisciando sempre, togliendo magari qualche avvallamento. E voilà, tutto bello vellutato e liscio. Continuo.
tolto quel pezzettino di legno basculante per due motivi principali. Primo, perché ci corrigava la vernice e non era gestibile nell'altezza, nel senso che dentro aveva una vite fissa e non si poteva allentare, in questo modo avrebbe sempre rigato il mobile. Due, perché non ci piaceva tanto. Allora, prima che lo veda Alex, mettiamo le maniglie, così magari non se ne accorge. Vite, maniglia, misurato Emma? Sì. Ehi! Vecchia maniglia di recupero, che secondo me sta molto bene. La parte sottostante dello zoccolo del mobile ho deciso di farla col Pure Sand. Il nuovo sabbia puro, bellissimo, Magic Paint. Io uso il pennello architetto per un semplice motivo, perché oltre che a colorare posso andare qua e fare il bordino dritto. Chiaramente voglio che si veda che sia fatto a mano, perché sarà tutto un mobile rifinito a mano. Quindi non mi serve mettere il nastro carta. Preferisco piuttosto che ci sia una riga bella, dritta, ma naturale, fatta a mano. Prendete il pennello e lo passate sulla superficie in questo modo quando siete all'angolino. Sicuramente il risultato è differente da quando mettete il nastro carta, perché col nastro carta sarà proprio una precisione perfetta. Invece quando mettete, diciamo, un po' più di attenzione nel fare delle righe precise, ma non col nastro carta, non saranno proprio perfette. Qua la manualità si vede. Faccio tutta la parte sottostante e poi a pennello bello carico rifaccio l'ultima passata qui. Prima con pennello piatto, poi all'ultimo col pennello di taglio. Attenzione, diamo solo una mano oggi su questa parte sottostante, perché magari poi faremo anche un po' di decapè, vediamo. Ora definisco bene il tutto, tolgo gli eccessi e voilà. Oggi faremo il cerfoglio sul mobile. Cosa ho Chi te l'ha fatto? detto che è un cerfoglio? Beh, non sveliamo tutti i trucchi. Me l'ha detto chi? Dai, dillo, ormai dillo. No, non lo dico. Non lo diciamo. No, diciamo. Vai. Allora, ho preso... Non praticamente- Emma. Non Emma Emma. non è molto botanica. Però ha dato una mano anche Emma. Va bene. Allora, ho preso praticamente delle foto online di questo cerfoglio. Quindi ho fatto una ricerca già di immagini con quello che poteva piacermi. Adesso ve le metto anche dritte. Stampate con una stampante nostra senza niente di che. Sì, sono proprio giusto delle stampe che servono giusto per avere un'idea. Ok. Questa è un po' la base, l'idea di quello che voglio fare a mano qua, quindi non ci sarà matita, non ci sarà niente, direttamente con il pennello. Quindi oggi tu rinsegni alle persone che sono a casa a creare un cerfoglio Sì, su più, diciamo, prospettive. e soprattutto faremo un colore scuro dietro per dare una profondità Sì. e poi alla fine useremo questo nuovo bianco pazzesco per fare praticamente l'ultima parte davanti, quindi sarà molto moderno ma con qualche cosa un po' Ci piace. poetica. Allora, partiamo facendo vedere come tu mixi i colori. Perché Allora. ovviamente tu parti con 3 colori Magic Paint, ma li fai più chiari, più scuri in base a quello che ti serve. Sì, siamo partiti con la base che è questo Shura nuovo, questo colore, diciamo questo lilla, questo viola, No, è un malva, pazzesco, un malva, questo Un malva. malvissimo, bellissimo. Però questo colore qua devo farlo diventare un po' più scuro. Non metto il Nuit Parisien perché sarebbe troppo violento, troppo scuro. Vorrei scaldarlo e renderlo un po' in ombra. Ok. Quindi prendo questo e un po' di corteccia. Ok. Allora prendo un po' di Shura, lo metto nel mio contenitore, ne faccio la quantità giusta per fare i miei disegni. Occhio solo a non farne troppo poco perché se poi dovete fare qualche fiore in più dovete rifarlo e non sarà mai uguale. Quindi Ma sì che sono brave, lo fanno Dici? uguale, ma è come figurati. fare le torte, un po' occhio, no? Quello no. Forse è meglio pesare le torte e non pesare Magic Paint. Allora vedi, avevo ragione. Quindi meglio mettere a posto. Poi- Vanno a cucchiaiate, dai, al massimo. E poi aggiungo un po' di corteccia. I viola con i marroni mi piacciono sempre tanto perché hanno quel non so che di un po' retro però. Beh, intervallati da una riga Pure Sand starebbero anche molto bene, quindi Sì. riga corteccia, riga Pure Sand e riga Shura, con questo nostro bel malva, secondo me, bello. Ed è venuto fuori questo colore, che è una via di mezzo ovviamente tra corteccia e Sì. Shura, Un Shura un pelino più, come dici tu, desaturato, polveroso, però che parla con questo qua, vedete? certo. E quel vedo non vedo molto elegante. Sarebbe bella anche una riga di questo colore su Shura puro, Sì, vero. quindi tono su tono. Uno più scuro, ce l'abbiamo. L'altro poi userò proprio il Pure Sand in purezza. Quindi usiamo questo bianco che non è un bianco ottico, è già un bianco molto bello, molto particolare.
però che sul Shura diventerà molto luminoso, quindi Ok. c'è questa luminosità. A volte io consiglio di fare questo passaggio se c'è meno colore con un pennello, perché rompe bene Gratti bene, vuoi che te lo sì. giro quello? Ma No? mettiamo un goccettino d'acqua giusto perché io ho Fai bisogno tu. che questo colore sia un po' più performante con il pennello, Che quindi scivoli. aggiungiamo un Te lo goccettino giro d'acqua io, così non sprechi e tempo. con il pennello giriamo bene, così si rompe bene tutto il composto di Magic Paint. Questo è un trucchettino che uso sempre anche io, quindi girare bene i colori col pennello non è, diciamo, un peccato perché si sporca la ghiera, perché diciamolo che c'hanno sta fissa della ghiera, Sì, di è sporcare la ghiera, mi vanno a mettere lo scotch sulla ghiera, peccato che non lo mettono solo sulla ghiera, lo mettono anche sulle setole, così poi le setole non fanno più il loro lavoro, capito? Quindi no, non mettete lo scotch sulle setole e sulla ghiera, la ghiera si lava, non è un problema, usate la spazzolina per lavarvi le unghie e Io lavate faccio la anche ghiera. proprio in maniera un po' più campagnola, Ah, esatto. tu sei proprio Io proprio faccio grezzo? diventare, sì, in maniera proprio bella. Praticamente, non so se l'avete capito, questo colore deve essere perfettamente miscelato. Lui vuole che sia proprio una cremina perfetta, quindi mi raccomando. Ok, adesso tu ci fai vedere invece il Pure Sand. Sì, allora il Pure Sand io lo uso esattamente così, quindi ne metterò un Sì? po' dentro il contenitore. Puoi anche usarlo da lì, se ti fa piacere, non è un Ma non problema. voglio sporcarti il Ok. barattolo. È un consiglio che do sempre anch'io. Mettetevi il colore da parte, fate in modo che comunque il barattolo non venga sporcato, pulitelo. E poi soprattutto, magari con un pannettino, pulite anche il lato, così Bravo. per una vita il barattolo rimane pulito. Quindi prendiamo un altro pennello, che potrebbe essere questo Sì. che ho usato per pulire, gli mettiamo un goccettino d'acqua. Ok. Quanta acqua? Io vado un po' a occhio, nel senso che Com'è che dice Elisa? Alla CDC. alla CDC Ok. usiamo 2 pennelli a punta, che sono quelli che hai fatto dopo che ti ho rotto le scatole e hai fatto questa linea pazzesca. Uno è nuovo che è il 12, quindi ho la fortuna di usare un pennello nuovo, e invece l'altro è un 6. Non è nuovo, ma è tenuto benissimo. Cosa hai Ho fatto? messo il gel sulla punta, come dici tu. Quindi gel per i capelli, dopo che lavate i pennelli, tirate I parrucchieri così e fanno meno girate. fatica a fare una piega piuttosto che quello che noi facciamo per tenere i pennelli, perché tra lavarli col sapone giusto, spazzolarli con la cosina delle cose, l'ammorbidente, la retina per tenerli in posa, testa in giù, poi il gel alla fine per avere la punta del pennello perfetta. Quindi, Però mi avete ragazzi, stupito, Cioè davvero, io sono arrivato tutti i pennelli passati con il gel, davvero. È stato che livello, che livello. Allora prendo il pennellino numero 6, che è quello a punta, e vado a creare praticamente sullo sfondo dei rami. Quindi non devo cercare di rimanere... Guardate poi tra l'altro come il colore ha quell'effetto vedo non vedo. Vado a creare questi rami che sono un po' morbidi, non proprio dritti dritti. E vado fino alla fine. In questo modo falserò proprio una sorta di ombra di tutti questi cerfogli che saranno dietro, quindi meno definiti, ma comunque con la stessa forma di quelli davanti. Ricordatevi sempre che se un elemento rimane dietro, l'elemento dietro deve essere più piccolo di quello davanti, quindi quando andrò a fare poi un elemento nella parte frontale deve essere più grande, così diamo proprio l'idea della profondità, solo utilizzando un colore. Adesso ve ne faccio uno qua al centro, così vi spiego come gestire le linee. A me personalmente piace, dato che è un qualcosa di decorato, anche se dovesse rimanere leggermente in rilievo, è un po' la differenza tra incollare qualcosa oppure proprio disegnandola. Quindi cambia l'idea di come io vado a decorare il mobile. Qui creo degli elementi in questo modo, con la punta del pennello, quindi la mano sfrega sempre sulla superficie. Abbiamo la possibilità che poi questo colore asciugato col foam non mi macchi più, però adesso devo essere tranquillo e devo fare tutti questi, diciamo, petali, cercando di fare delle pennellate piccole una vicino all'altra, dando proprio l'idea di questo cerfoglio. Quindi non devo essere preciso, ma la pennellata a livello grafico mi darà già la possibilità di far capire che l'ombra è composta da questo fiore. Un piccolo trucchetto è non riempirlo tutto e lasciare delle zone dove lo sfondo si vede e dove posso lavorare magari anche con dei rami più piccoli in questo modo. Un altro trucco è non farli tutti sulla stessa altezza, quindi se uno lo faccio qua, gli altri li farò un po' più su, quindi in questo caso l'altro lo farò un po' più sotto. Vado sempre a fare i miei petali, che sono fatti così, con tante pennellate, una vicino all'altra, e vanno a creare questa sorta di raggruppamenti. Ne creo anche un po'
in questo modo dietro e alla fine dei rami. Fate sempre attenzione perché il colore poi quando asciuga cambia leggermente e noi qua vogliamo solo un effetto ombra, quindi non deve essere un qualcosa che si veda tanto. Adesso prendo il numero 12 a punta, intingo il colore, cerco di utilizzare già il pennello per fare in una volta sola la foglia, quindi vado schiacciando il pennello a creare già la foglia che mi serve. Non è proprio la foglia del cerfoglio, però io volevo proprio un effetto così. Quando la foglia rimane un po' rotta, senza colore, a me piace anche di più, quindi ci sono dei punti dove lascerò proprio così la pennellata perché mi piace proprio l'effetto. Fate solo attenzione sempre che tutti i passaggi devono essere asciutti, quindi adesso con un phon, stando un po' lontano così non va in giro a disperdersi il colore, diventa tutto asciutto. Adesso prendo il pennello, che è un 12. Il pennello punta, potete fare attenzione a fare righe molto sottili se lo usate sfregando la superficie oppure schiacciando diventa una riga molto grande, quindi con un pennello solo andiamo a fare tutto. Prendo un po' di colore, mettetelo solo nella setola il colore, non fino al gomito perché voi vi sporcate tutti. Adesso parto e faccio, senza coprire esattamente le altre righe, delle altre righe un po' più grandi per fare i miei steli. Lo stelo finirà in questo modo e il fiore davanti deve essere anche più grande di quello che ho fatto dietro, quindi deve proprio dare un'idea di prospettiva. In questo caso, dato che è il fiore protagonista, cercherò di curarlo un po' di più e magari fare qualche lineetta in più. Vedete come vengono fini queste linee se io tocco con la punta del pennello e poi schiaccio alla fine. Adesso diventa divertente perché vado a creare i miei petali come prima, ma questa volta cerco di dargli un senso e di farli diventare interessanti. Quindi questa pennellata deve essere un po' più fitta in qualche zona, dove magari qui vado a creare proprio un pieno, e vado a creare qualche puntino in giro dove diventerà un po' più grafico. Il trucco è un po' fare delle pennellate più grandi e intorno fare le pennellate più piccole. Non fatevi fregare solo perché non devono essere tutte uguali, dovreste cercare di fare proprio un qualcosa che vi piaccia e che funzioni, un po' a livelli. Come se fossero tanti puntini, il puntino più grande è quello che ha più colore, quelli piccoli vicino devono essere magari quello medio, quello un po' più piccolo, quindi cercate voi di mantenere questa forma di questo ombrellino ma con tanti puntini. Adesso che andremo a fare le foglie di questo fiore qua, anche le foglie sono un elemento di grafica, quindi cercheremo di fare delle foglie che saranno molto interessanti. Fate attenzione perché la foglia definirà già il vostro lavoro, quindi se avete le idee chiare di dove farla andare, ok, se no piuttosto fatene una e poi continuate dopo. Non vado mai sopra l'altra linea, la tengo sempre che si vede e cerco di farla diventare qualcosa che mi accompagna l'immagine, quindi il dietro deve sempre vedersi, non devo coprirlo. E qua di nuovo vado a creare questi rotondini che mi creano questa sorta di ombrellino. Andate anche nelle parti a volte dentro, cercando di creare delle zone vuote e pieni che funzionino, non solo sulla parte alta. Andate anche proprio a riempire in questo modo, tanto l'occhio vede lo stesso che ci sono queste bacchettine dietro. Anche qua andiamo ad aggiungere foglie. Le foglie sono sempre quella cosa che mi rifinisce il lavoro, neanche loro nasconderanno la parte dietro, ma mi vanno a rifinire un po' il tutto, quindi cercherò
di farle diventare sinuose e molto morbidi con la loro punta. Proviamo a farne anche uno un po' più visto dall'alto, quindi proviamo ad andare a mettere degli elementi in questo modo, cercando sempre di mantenere una conformazione centrale. Qui magari il gambo arriva storto da qui. Io dico sempre che il miglior designer è la natura, bisogna sempre guardare cosa fa, perché ci sono delle cose bellissime che noi prendiamo poco in considerazione. Adesso il giochino è che cerco di mantenerli lateralmente, perché lo sto guardando da una prospettiva diversa, e vado a lasciare il centro vuoto. L'effetto che voglio ottenere è proprio quello come se fosse una carta da parati un po' vintage, ma nel suo contesto molto moderna, dove le foglie hanno lo stesso valore dei petali e del fiore. Quindi questo movimento della parte sopra dei fiori e delle foglie sotto mi darà moltissima luce perché sono bianchi e soprattutto movimento. Allora, ho fatto quelli sulla parte alta, adesso vorrei fare anche questi qua un po' più centrali, vorrei sovrapporli, quindi non abbiate paura di fare anche qualcosa che va a sovrapporsi un po' sulle foglie e sia leggermente più basso. Quindi andiamo a realizzare sempre queste lineette che vanno a comporre il fiore, ma questa volta andranno anche un po' sulla foglia. Ecco, anche se avete già la foglia, fate lo stesso questi giochi con il pennello, facendo punti più grandi, punti più piccoli, perché anche se è tono su tono si vedrà. In questo caso questo è quello aperto, dove dentro non ha nessun segno, ma poi ne vorrò fare anche uno di là nello stesso modo, quindi anche se qua ci sono questi, magari nella parte bassa qui vado a ricreare questo. E anche qui, anche se abbiamo le foglie, cercate sempre di rimanere un po' più sul viola, ma non preoccupatevi se dovesse esserci questa parte sul bianco, perché comunque si vede molto bene. Adesso la parte sopra è terminata, se voi vedete ci sono delle zone dove il bianco viene in sovrapposizione, si vede lo stesso. Comincerò a fare adesso anche i lati e le due porzioni davanti. Mentre Alex è uscito al telefono lo voglio fregare e faccio un decapè, ovvero eravamo già d'accordo che avessimo fatto il decapè insieme, ma io sono gelosa della mia levigatrice e lo voglio fare da sola. Quindi carta vetro 120 sotto la mia levigatrice, aspirapolvere già collegato, faccio un decapè alla moda mia. La carta non è una carta nuova, quindi una carta abbastanza usata, quindi carteggio un po' di meno. Dove sei andato? Io ho fatto una pausa, adesso vedevo che stavi mettendo a posto, però dovete sapere che lei non me le lascia usare le sue sfide. Infatti l'ho detto. Ho detto, vorrei fare un lieve decapè, mi piacerebbe. Sì, lo faccio io. E appena ti sei girata che sei andato al telefono, io ho subito fatto il decapè su tutto il mobile. Ma ti piace? Guarda, a me piace un sacco vedere il legno quando è un po' così scuro, poi addirittura torna chiaro. Cioè, questo era proprio il mobile perfetto per questo Hai lieve fatto bene a decapè. cambiare anche le maniglie. Quello è un tocco di classe. Secondo me poi va anche un po' in complementare. Ti Cioè, piace? questo è un altro mobile. Da-da! Sì. Bello, pulito, liscio, fine, rifinito bene. Che secondo me la stesura è sempre molto importante. Io questa mattina so che vi ho stressato quando sono partita, rullo, pennello, attenzione, gocce, prima mano, seconda mano, però io continuo a ribadire che secondo me la finitura è importante, l'illustrazione è importante, ma anche il colore deve essere steso bene, con criterio.
Ora, inseriamo. Beh, gli abbiamo fatto vedere sopra, però avete visto che è fatto anche nei lati davanti, sì. Quindi, Hai ragione, vai. Nel frattempo allora, che tu io faccio davanti. vai di là, bravo, io faccio di qua. Allora, Come al solito passiamo cera jasmine, perché quando c'è il décapé, quando c'è un restyling così tanto bello, maneggiato, morbido, mi piace proteggere con la cera, anche perché questo qua non sarà una cucina, non è un mobile ad altissima usura, non è che si lava tutti i giorni un mobile così, quindi secondo me la cera qua è il valore aggiunto, lascia una bellissima finitura. Poi, avendo passato anche la levigatrice, è ovvio che ho una texture molto molto fluida e vellutata. Quindi mi raccomando, ricordatevi sempre pennello che andate a utilizzare solo per cera, olio, restauratore, non usate quello che usate per il colore, e guardatevi bene tutti gli angoli di questo mobile, perché ovviamente quando voi avete visto la parte superiore avete capito lo studio che si deve fare per creare la parte superiore, poi Alex si è divertito, ha fatto anche i due lati e le due parti frontali delle antine. Lui ha voluto riempirlo per far vedere proprio bene questa tecnica, secondo me è stupendo. sembra quasi una tappezzeria, vero? Sì. Allora, adesso salutiamo, perché noi andiamo poi dopo a ambientarlo. Siccome è sera, mi sa che tu vorrai anche a un certo punto tornartene a casa. Sì, ma... Allora io lo ambiento domani mattina con calma, in un bel luogo, perché voglio che le persone a casa, come sempre, abbiano la fine del tutorial in una bella casa ambientata, perché così se lo possono immaginare anche a casa loro. E cos'è che ti ho detto prima, il colore? Che fotonico. Questo colore qua è un colore che io non pensavo, ma è uno dei miei preferiti. Ah, è uno come Alex. Lo Secondo me tu 3-4 anni fa non avresti mai pensato di dire una roba del genere. No, ma... Ti ho anche io un pochettino traviato, eh? È molto bello, molto molto fine. Quindi esciura sia, e mi raccomando, divertitevi con i colori, perché ok, il bianco serve, ma senza colori la vita è triste. Quindi ci vediamo tra un po', vi ambiento il mobile. Salutate Alex. Ciao. La cera me la fa mettere. Certo, spalma, spalma. Anche questo restyling È finito. troverete questo restyling e tutti gli altri fatti con noi negli anni da Alex nella categoria, nella playlist che c'è su YouTube, appunto, come si chiama? Alex Gavazza. Quindi se volete vedere le dirette fatte da lui qua da noi in azienda, oppure qualche simpatico tutorial che ha fatto con noi negli anni, andate pure a cercarli, anche perché so che voi amate riprodurre le tecniche che lui ci insegna. Lui fa anche un sacco di corsi presso i rivenditori autorizzati Magic Paint e solo Magic Paint, quindi se volete fare un corso con lui dal vivo andate sulla sua pagina Alex Gavazza o Fritlex Design e potete tranquillamente trovare tutte le date in cui lui andrà in giro per l'Italia per fare dei bellissimi corsi. Dove trovano i prodotti che abbiamo utilizzato oggi? Lo trovano sul sito Magic Paint o dai rivenditori autorizzati che trovate sempre sul sito Magic Paint nella sezione rivenditori suddivisi per regioni, oppure nel cerca scrivete il vostro paese e vedete tutti i rivenditori che avete vicini. Cerca nella sezione rivenditori, quindi anche i nuovi colori, l'Ashura, il Pure Sand che sono stati usati in questo tutorial li trovate dai rivenditori e sul sito magicpaint.it. Ma non troverete mai Magic Paint su Amazon e in tutte le catene tipo Leroy Merlin. Non ci saremo mai. Salutiamo! Ciao!